Kyosho Inferno, così dal nulla. Mamma mia, cosa abbiamo qua oggi? La Kyosho Neo, elettrica, ready to run, modello race. Adesso sigla e poi la vediamo però. Bentornati, eccola qua la nostra Neo, il nostro buggy off-road Kyosho, il top a livello mondiale delle gare race. Ricordatevi, scaricate l'app ed iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati con True Model News. Eccola qua, la nostra Kyosho Inferno non vedeva l'ora di arrivare, è arrivata dal nulla. Ma la scatola per un unboxing? Eccola qua, ma è arrivata anche la scatola, sempre dal nulla. Quindi adesso passiamo a vedere quello che è compreso nel kit della nostra Neo Ready to Run. Eccola qua la nostra scatola, ma cosa contiene la scatola? Lo vediamo. Spostiamo il modellone e lo buttiamo lì, perché a lui piace essere sbattuto. La scatola cosa contiene? Tutto il necessario per il modello, essendo un Ready to Run. Abbiamo sulla parte superiore della confezione la colorazione disponibile della nostra Inferno Neo. Sul fianco e sugli altri lati anche ciò che equipaggia la nostra Inferno Neo. Ma andiamo a guardare il contenuto. Via il coperchio e lo appoggiamo delicatamente qui. Abbiamo il suo manuale di istruzioni con la spinetta per il Bing, cioè il riconoscimento del modello al radiocomando e viceversa. Questa attenzione non va assolutamente persa. E il manuale di istruzioni fornito da Kyosho. Via anche questo. È un Ready to Run, quindi cosa manca? Il radiocomando, ovviamente. Ecco qui il nostro radiocomando analogico dotato di tutte le regolazioni di sterzo e motore, sia il dual rate che il trim classico e l'esponenziale del motore, compreso l'inversione dei canali. Attenzione alla presenza della BAT low, quindi quando si accenderà, e spero che non capiti mai, la batteria BAT low, cioè vuol dire batteria scarica, attenzione, vanno sostituite. Nella parte inferiore il vano porta batterie, in questo caso 4 stileo di tipo AA, le classiche batterie stilo, e nella parte posteriore l'accensione on-off. Ma passiamo adesso a che cosa? A vedere l'ulteriore dotazione del nostro Ready to Run. Riposizioniamo ora il telecomando all'interno della scatola e andiamo a vedere ancora cosa offre la confezione. Eccole qua, tutta una serie di chiavi dedicate agli interventi della nostra Kyosho Inferno Neo. Chiavi gomme, chiavi candela e le chiavi a brugola per intervenire sul settaggio del modello. Quindi non manca praticamente nulla. Ma via adesso tutte queste chiavi, a noi non servono. Mettiamole nella scatola, la spostiamo e guardiamo la nostra Kyosho Inferno. Eccola qua, pronta per essere spogliata della sua carrozzeria. Togliamo subito le spine, tanto il bello del buggy è che ne ha solo 2. Ecco qui la sua carrozzeria già verniciata e tutta pronta con tanto di ulteriore colore all'interno per non rovinare questa bellissima grafica esterna. Mettiamola da parte e arriviamo subito alla nostra Kyosho, al cuore del nostro modello. Eccola la nostra Kyosho Inferno Neo, è in versione elettrica, quello che è il trend del momento. Quindi adesso andiamo a vedere nel dettaglio i focus dei vari elementi elettronici e meccanici della nostra Kyosho Inferno. Abbiamo tolto la carrozzeria per vedere cosa si cela sotto. Ecco cosa si cela sotto: la meccanica e l'elettronica del nostro modello, tutto su cuscinetti e ovviamente, come vuole un setup standard di un buggy, 3 differenziali, cassa anteriore del differenziale, centrale e posteriore a satelliti planetari. Come è composto il setup di questo modello? Tutte le regolazioni necessarie e possibili. Quindi abbiamo la regolazione della campanatura, convergenza delle ruote e regolazione del precarico delle molle per mezzo di ghiera.
Abbiamo anche la possibilità di inserire dei grani filettati per il fine corsa dei bracci della sospensione. Stessa cosa per il posteriore, giriamo il modello e lo guardiamo. Attenzione, 4 fori per il fissaggio della testa degli ammortizzatori. Sul posteriore ho voluto sottolineare i 4 fori perché dietro ne abbiamo ben 5. Anche qui regolazione della campanatura, ghiera filettata per il precarico delle molle e possibilità di regolare il fine corsa dei bracci delle sospensioni. Anche l'alettone è regolabile perché abbiamo 2 fori qua posti appena dietro che ci permettono di regolare l'inclinazione anche dell'alettone. Ma al centro cosa c'è? Ma ovviamente il cuore del nostro Inferno Neo, il motore, il regolatore e l'alimentazione. Vediamolo subito. Partiamo dal motore, denominato da Kyosho Torx 8, è un 2000 kV waterproof. Lo vediamo da questi fili che si inseriscono perfettamente all'interno del guscio del nostro motore. Nella parte centrale accoppiamento corona e pignone. Scatola ricevente sul lato destro del modello, anche questa chiusa in una scatola. Io ho tolto le spinette per fare prima e per non annoiare con video interminabili. Troviamo anche una fascetta in neoprene per ridurre le vibrazioni che potrebbero arrivare dal modello direttamente alla ricevente. Servo dello sterzo, ingranaggio in metallo, un servo veloce, bello potente, riparato tra virgolette e ben protetto dalla colonnina del salvaservo posta sul lato destro della piastra di rinforzo del telaio. Nella parte centrale abbiamo appunto accoppiamento corona e pignone, mentre sul lato prospiciente, quindi il lato opposto, quello di fronte, come mi piace buttare i modelli così perché mi diverto un sacco, vedere come lavorano le sospensioni, abbiamo il nostro regolatore, anche questo waterproof, e il suo interruttorino protetto da una cuffia in silicone, inconfondibili 3 cavi che vanno ad alimentare il motore. È un modello che può andare con ovviamente batterie nickel metal, ma soprattutto lipo, quelle straconsigliate visto la categoria del modello. Parliamo di un modello race, un modello dedicato alla pista, quindi un modello che ha bisogno, come dire, di sostanza, di prestazione. Quindi possiamo utilizzare 2 pacchi celle, 2 celle lipo da 2S l'una, quindi 4 celle. Qua ci sono i 2 connettori per poter connettere i 2 pacchi delle batterie. E la parte sotto, ovviamente il telaio, classico telaio Buggy, eccolo qua, in alluminio anodizzato in colore nero da 3 mm di spessore e viti svasate completamente a filo per evitare appunto che si rovinino. Ma adesso rimettiamo qua la nostra Inferno Neo e adesso rimontiamo il tutto e anche la sua bella carrozzeria. Eccola qua, ma quanto è bella la Inferno, è sempre stata bella, il fascino del Buggy, ma quanto è bella questa Inferno, oltretutto elettrica, ready to run, e oggi l'abbiamo vista, l'abbiamo conosciuta, e attenzione, vi ricordo che dovete assolutamente iscrivervi al canale e scaricare la app, perché True Model News vi aggiorna sempre con tutti questi bei modelli e con tutto quanto avremo prossimamente da proporvi. Quindi sempre ready to run contro Model News e like al video se vi è piaciuto.